Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i tarocchi delle opposizioni. Questo perché appunto il tema che andremo a trattare quest'oggi e in particolar modo la metodologia distesa necessita comunque anche un aggancio, diciamo così, visivo diretto per quanto riguarda degli aspetti negativi di una determinata situazione. È vero anche che comunque l'accezione negativa di una qualsiasi carta, ve la spiego generalmente in maniera piuttosto dettagliata, però è chiaro che averla visivamente di fronte a voi, ovviamente nell'immediatezza di un disegno, di un'immagine, è sicuramente molto più efficace che semplicemente sentirsi raccontare, diciamo, qualcosa. Ovviamente avrete già letto sicuramente dal titolo del video, quest'oggi ci occupiamo appunto di una relazione nascosta e vogliamo cercare di capire quali sono le sue preoccupazioni, in particolar modo il suo stato d'animo nel presente, preoccupazioni o magari anche difficoltà in ambito professionale, preoccupazioni in ambito economico-finanziario, preoccupazioni ovviamente anche pensieri, dubbi, indecisioni, perplessità ed infine la sorpresa che questa persona riserverà a voi, cioè la persona con la quale avete una storia segreta e che ha già un'altra compagna al suo fianco, quindi una persona appunto ufficialmente impegnata. Io per ufficialmente impegnata intendo sposata, ma anche fidanzata, convivente, quindi una persona che comunque ha già un'altra persona ufficialmente al suo fianco. Quindi vogliamo cercare di capire questa persona effettivamente quali preoccupazioni magari vi tace, di cui non vi parla per vergogna o semplicemente perché vuole tenervi al di fuori delle situazioni, da delle beghe familiari che in qualche modo potrebbero preoccupare, per esempio creare disagio anche a voi. Cerchiamo dunque di capire in questo momento cosa passa per la testa di questa persona e soprattutto in quali ambiti questa persona possa appunto avere le maggiori difficoltà, a prescindere, vi ripeto, da quello che questa persona vi possa raccontare. Quindi tutto ciò che può nascondervi oppure omettervi della sua reale condizione familiare con l'altra persona. D'accordo? Io utilizzerò quindi un metodo a 5 carte come appunto disposizione a croce classica, quindi 3 carte centrali o se vogliamo anche 3 carte in verticale, quindi posizione per quanto riguarda il lavoro, l'ambito professionale, centrale lo stato d'animo attuale del consultante o comunque dell'oggetto, soggetto della stesa, le finanze, preoccupazioni ovviamente da un punto di vista più generale, quindi anche per quanto riguarda per esempio il rapporto con voi o con l'altra donna, ed infine la sorpresa che questa persona riserverà, ovviamente nelle tempistiche identificate dall'arcano, quindi si spera ovviamente nel breve tempo possibile, a voi. D'accordo? Dunque, io posso iniziare a mescolare appunto questi arcani e dunque per il principio di sincronicità, chiunque stia vivendo in questo momento presente una situazione di questo genere, quindi un rapporto con una persona impegnata, quindi un rapporto ovviamente per ovvie ragioni nascosto, clandestino e segreto, vogliamo cercare di concentrarci sulle preoccupazioni, quindi come focus l'altra persona, quindi la persona che amate, che state frequentando e che ha già una storia ovviamente ufficiale con un'altra donna. Vediamo un po'.
Perfetto. Perfetto. Allora, io lascio il mazzo in questa posizione. Allora, vediamo un po'. Quindi vedete che è in realtà appunto la disposizione ovviamente della croce classica. Iniziamo ovviamente con la posizione centrale, ossia appunto il consultante, nel caso in cui le facciate per voi o ovviamente per quanto riguarda l'altra persona, in questo caso il vostro lui o comunque la persona che amate, che appunto ha una storia clandestina con voi, persona già impegnata, come sta vivendo il suo stato d'animo in questo momento, quindi in riferimento ovviamente al momento presente in cui magari può essere lontano da voi, in cui magari vi sentite poco, vi vedete poco. Comunque cerchiamo di capire qual è il suo odierno stato d'animo e ovviamente anche nel caso in cui ci sia appunto qualcosa di cui questa persona obiettivamente non vi parla. E qui abbiamo ovviamente il 4 di spade, quindi apriamo chiaramente già con una carta che ovviamente ci parla di stanchezza. Questa è sicuramente una persona che in questo momento ha bisogno di riposo. Potrebbe essere la necessità di un appunto riposo fisico oppure anche semplicemente di un riposo emotivo. Il 4 di spade, ragazzi, ci parla proprio, vedete, della necessità di tirare un po' i remi in barca, cioè è una persona che ha bisogno di prendersi degli spazi unicamente per se stesso, anche magari di solitudine, perché appunto come potete vedere la carta del 4 di spade rappresenta proprio una situazione di grande solitudine, ma ne ha bisogno questa persona per recuperare le proprie forze e energie, o comunque anche, vedete, per risanare le proprie ferite. Cioè questa è una persona che ha bisogno di riflettere, una persona che ha bisogno anche di un momento, vi ripeto, di riposo, dopo un periodo che potrebbe essere stato particolarmente burrascoso per lui. È una persona che vuole ritrovare la pace per attendere ovviamente dei momenti migliori. È una persona che, vi ripeto, è molto stanca e probabilmente ha una visione alquanto pessimistica in questo momento, anche del futuro e della propria progettualità. Potrebbe in questo momento questa persona apparirvi fredda, apparirvi magari più distante. Ecco, questa persona non è distante da voi, quindi non c'è una intenzionalità di allontanarsi da voi, bensì è una persona che in questo momento ha un po' congelato, diciamo, alcuni ambiti della sua vita, quindi si è messa un po' in pausa proprio per, vi ripeto, riflettere su una o più situazioni. Quindi è una persona che in realtà non sta cercando di allontanarsi da voi. Quindi nel caso in cui voi abbiate magari visto poco, sentito poco, questa persona, vi ripeto, non dipende da una reale volontà nello starvi lontano, ma semplicemente da una forma di grande stanchezza che questa persona veramente sta provando dentro se stesso, nella propria anima, ma anche da un punto di vista fisico. Questa persona sa che in questo momento la situazione necessita di cautela e di attesa. Quindi vuole evitare qualsiasi sforzo superfluo o qualsiasi situazione pericolosa o dannosa che possa in qualche modo creare problematiche nell'ambito della sua esistenza. Il 4 di spade arriva da un 3 di spade, che è ovviamente una carta pesante, che ci parla di un dolore, quindi un cuore, che sanguina a seguito di una presa di coscienza, quindi per esempio sul fatto che il suo rapporto ufficiale sia finito,
oppure a seguito, da un punto di vista pratico, per esempio, e professionale, a chiusura di un rapporto contrattuale, oppure una perdita economica. Cioè, questa è una persona che ha problematiche importanti. Ha vissuto un momento di, vi ripeto, disagio, contrarietà, preoccupazioni, ma anche di fallimento, quindi delle imprese che hanno avuto un esito disastroso, infelice, comunque obblighi che questa persona mal tollera, vi ripeto, ma che in qualche modo portano questa persona a volte ad essere un po' altalenante anche con voi, o magari a farsi sentire meno o a farsi vedere meno. Ovviamente, ragazzi, la carta del 4 di spade potrebbe rappresentare anche una malattia, quindi potrebbe non stare particolarmente bene di salute questa persona, potrebbe essersi ammalata, quindi avere ovviamente la necessità di trascorrere del tempo a casa. D'accordo? Comunque è chiaro che in questo momento questa persona teme il cambiamento, diffida del cambiamento, non vuole fare passi falsi. Quindi cerca di agire con il massimo della discrezione, con il massimo della prudenza, vi ripeto, con cautela, con saggezza, con ordine. Quindi cerca di evitare, spade, di lasciarsi sopraffare dalle emozioni, dai desideri. È come se questa persona in questo momento stesse cercando di sublimare quei desideri che per esempio potrebbe provare molto forti e urgenti nei vostri confronti. Ma sta cercando, vi ripeto, di sublimarli, cioè di tenerli momentaneamente da parte per dare ovviamente più spazio ad altri ambiti. Quindi nel caso in cui abbiate notato un comportamento piuttosto, vi ripeto, distaccato, freddo da parte di questa persona, sappiate che obiettivamente questa persona ha delle preoccupazioni reali, che lo hanno molto debilitato da un punto di vista psicofisico. Le carte di grado 4 rappresentano ovviamente anche l'ambiente familiare, quindi le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo, cioè tutto ciò che rappresenta la quotidianità e la solidità quotidiana di un individuo. Ecco, potrebbero esserci dei gravi problemi familiari, quindi discussioni con la compagna, oppure anche con la famiglia di origine. Parliamo pur sempre di una carta di spade, un 4 di spade in particolare, quindi potrebbe riguardare non magari la malattia di questa persona, ma di un familiare. Di conseguenza potrebbe essere comunque molto preoccupata questa persona per la poca salute di un familiare o di un figlio, per esempio, nel caso in cui abbia appunto dei figli con la compagna. Ma è un 4 di spade, quindi non è un 9, non è un 10 di spade, cioè questa persona sa che ovviamente è una situazione transitoria, cioè non sono delle difficoltà che ovviamente andranno a perdurare nel tempo. Questa persona sa che ovviamente in questo momento deve solo, vi ripeto, attendere il momento più giusto, il momento migliore, ma sa che prima o poi questo momento arriverà. Quindi sicuramente in questo momento questa persona sa che deve magari rallentare su determinati e indeterminati ambiti, quindi per esempio magari anche il vedere voi, ma sa che sicuramente, vi ripeto, con saggezza e con prudenza arriveranno tempi migliori e di conseguenza si giungerà al termine di tutte queste preoccupazioni. Quindi vi ripeto, il 4 di spade ci parla di imposizione volontaria di regole restrittive, cioè questa persona, vi ripeto, potrebbe anche castrarsi nelle proprie pulsioni, nei propri desideri, nella propria istintualità, ma lo sta facendo per una motivazione ben precisa, cioè quella di non accelerare inutilmente i tempi per non incorrere in problemi. D'accordo? Quindi questa è una persona che obiettivamente si sta molto probabilmente concentrando, vi ripeto, su altri ambiti o ha delle problematiche, vi ripeto,
o sue di salute o comunque di stanchezza, però direi molto profonda, oppure salute di qualche familiare. D'accordo? Cerchiamo di capire bene, ovviamente in queste due posizioni, l'ambito professionale però in questione e l'ambito finanziario. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, in ambito professionale questa persona potrebbe, come appunto è tipico del 5 di coppe, aver iniziato da poco o un nuovo lavoro oppure una nuova collaborazione, comunque un nuovo progetto professionale, che se da un punto di vista, diciamo, pratico, comunque può essere assolutamente positivo, però è qualcosa che obiettivamente necessita da parte di questa persona dei sacrifici, delle scelte. Quindi sicuramente è un momento di tensione, perché il 5 di coppe, molto probabilmente appunto tra le carte di coppe assieme al 4 di coppe, rappresentano appunto le peggiori, perché anche in caso comunque di grande positività, però c'è sempre, diciamo, un piccolo elemento in più che crea disordine. Quindi ansia, indecisioni, piccole tensioni, quindi qualcosa che fa fatica a decollare. Vi ripeto, nonostante le novità, vi ripeto, un nuovo lavoro, un nuovo progetto, una nuova collaborazione professionale, però c'è qualcosa che fatica a decollare. E quindi questa persona sa di nuovo che deve agire con massima prudenza, soprattutto nelle scelte e nella sua operatività pratica. Quindi, di nuovo, è una situazione, vedete, professionale in questo caso, che necessita di appunto riflessione e prudenza. La carta del 5 di coppe ci parla però anche dei parenti e dei familiari, quindi questa persona potrebbe o aver iniziato a lavorare grazie all'aiuto di parenti e familiari, che in qualche modo gli hanno permesso, per esempio, un nuovo colloquio di lavoro, quindi una nuova assunzione, o potrebbe in qualche modo lavorare proprio per dei familiari che potrebbero averlo assunto, comunque amici di famiglia però effettivamente molto stretti, quindi persone che si conoscono da tanti anni. Oppure questa persona potrebbe in qualche modo aver ricevuto, perché il 5 di coppe ci parla anche proprio di eredità, di lasciti, di denaro che viene donato o prestato da parenti. Di conseguenza questa situazione non soddisfa molto questa persona, perché secondo me a ragion veduta sa che ovviamente le persone possono poi comunque un domani in futuro rinfacciare un qualsiasi aiuto, soprattutto nel caso in cui qui ci sia stata comunque una donazione o comunque un prestare pratico di denaro a questa persona o alla sua famiglia. Dunque non è una situazione che obiettivamente lo rende particolarmente sereno, anzi vi ripeto, lo preoccupa parecchio. Quindi è vero che, vi ripeto, il 5 di coppe rappresenta da un punto di vista strettamente materiale comunque la riuscita, ma una riuscita che ovviamente deve arrivare da una certa lotta, da una certa fatica e comunque da parecchio impegno. Nonostante, vi ripeto, ci possa essere stata magari anche un'eredità a seguito appunto di un lutto, oppure una donazione, un lascito, ma ovviamente qui si parla di ulteriori sacrifici. Inoltre il 5 di coppe ci parla di desiderio di appagamento fisico, quindi questa persona sta pensando a voi in maniera direi piuttosto pepata, colorita, diciamo così. Ma anche in questo caso, esattamente come il 4 di spade, mi viene appunto una carta che ci parla di qualcuno che deve in qualche modo temporeggiare, quindi castrare il proprio desiderio e l'appagamento fisico che richiede, quindi ulteriore sacrificio. Ok? Quindi sa che probabilmente o già nel presente o comunque nel passato o entro i prossimi giorni dovrà in qualche modo
eventualmente sacrificare il vedervi o per esempio il sentirvi. Ma vi ripeto, qui non c'entra quello che prova per voi o quello che vuole da voi. Qui ci sono delle problematiche professionali ed economiche molto importanti oppure di salute. D'accordo? Quindi vi ripeto, ci sono sicuramente delle emozioni, come tipico del 5 di coppe, che ovviamente possono provocare in questo momento delle paure, delle perplessità, vi ripeto, delle indecisioni, per cui questa persona teme di compiere passi falsi e dunque questa persona teme di perdere per esempio la posizione sociale acquisita, il lavoro, il nuovo lavoro per esempio in cui è stato appena inserito o questa nuova collaborazione o la stima comunque dei parenti che lo stanno aiutando da un punto di vista economico o addirittura che lo hanno magari assunto da un punto di vista professionale. D'accordo? Quindi è un periodo di insoddisfazioni, questa persona si sta guardando dentro perché le carte di grado 5, ragazzi, rappresentano dei conflitti che possono essere interiori e ovviamente anche con l'esterno, quindi con tutto l'ambiente e le persone che ci circondano, ma innanzitutto ci parlano di conflitti interiori. Quindi è chiaro che questa persona in questo momento sta vivendo un momento di grande difficoltà anche proprio interiore, perché obiettivamente sa che purtroppo è dovuta scendere questa persona o dovrà scendere ancora a compromessi che in qualche modo lo infastidiscono e che vanno a bloccare coppe la sua realizzazione sentimentale ed emotiva con voi. D'accordo? Quindi ci sono delle temporanee difficoltà che di conseguenza possono in qualche modo portarvi a essere un po' più lontani o comunque a sentirvi meno o a vedervi meno. Inoltre, vi ripeto, il 5 di coppe può parlarci di eredità acquisite a seguito di un viaggio. Quindi questa persona potrebbe essere in viaggio o doversi allontanare, ma vi ripeto che è un 5 di coppe, quindi è un viaggio indesiderato, che a questa persona comunque non piacerà, nonostante per esempio debba in qualche modo poi ricevere in virtù di questo viaggio del denaro. E vi ripeto, le carte di grado 5, in particolar modo il 5 di coppe, ci parla proprio dei parenti, quindi della famiglia di origine, quindi parenti invadenti e soprattutto inaffidabili, quindi persone chiacchierone, persone pettegole, che ovviamente tendono a voler dominare la situazione, quindi anche a parlare per lui. Nonostante, vi ripeto, il 5 di coppe ci parli comunque di un'entrata economica importante, quindi un momento di fortuna, di buone prospettive, anche vi ripeto di buoni contratti, ma ovviamente un cambiamento seppur positivo, venendomi come 5 di coppe, è un cambiamento che comunque richiede dei sacrifici, quindi non è la carta del giudizio del mondo che rappresentano un beneficio e un cambiamento totale che porta poi l'individuo a migliorare completamente la propria esistenza. No, in questo caso purtroppo è un cambiamento che però sta in qualche modo mostrando l'altra faccia della medaglia, cioè comunque dei reali sacrifici. D'accordo? Quindi questa persona deve cercare in questo momento di mantenere il più possibile degli ottimi rapporti con la propria famiglia di origine o comunque, vi ripeto, nel nuovo ambiente professionale o per esempio con i nuovi colleghi, nel caso in cui si sia trovato appunto ad una nuova collaborazione, ad un nuovo progetto, deve cercare appunto di mantenere i rapporti nella maniera più equilibrata e ottimale possibile. Perché, vi ripeto, è circondata da persone che lui reputa inaffidabili, di cui non si fida, persone troppo pettegole, pronte a pugnalarlo alle spalle. D'accordo? Quindi di preoccupazioni direi che questa persona ne ha, effettivamente. Vediamo invece in questa posizione l'ambito strettamente finanziario, quindi l'ambito ovviamente monetario per quanto riguarda appunto l'economia, ad esempio ovviamente familiare. Vediamo un po'. E qui abbiamo la ruota di fortuna. Allora, sicuramente questa persona si è resa conto che obiettivamente la fortuna è fortemente saltuaria, ma questo
penso che ovviamente riguardi un po' tutti noi, no? Penso che ciascuno di noi si renda conto che obiettivamente ci sono dei momenti della vita di ciascuno di noi dove chiaramente la ruota gira in senso positivo, altre volte un po' meno, cioè ci sono sicuramente dei momenti nella vita di ciascuno di noi, vi ripeto ragazzi, in cui ci sono magari delle ottime entrate e dei momenti invece in cui le uscite superano nettamente le entrate. Questo penso che sia capitato a tutti e sia sotto gli occhi di tutti un po' all'ordine del giorno, quindi chiaramente c'è comunque un alternarsi di situazioni positive e negative. È chiaro che però questa persona ne rimane particolarmente appesantita, proprio perché appunto mi esce come carta in terza posizione. Quindi evidentemente o è una persona che ama particolarmente la stabilità e quindi non ama i cambiamenti, ma ve lo dicevo già all'inizio con il 4 di spade, oppure questa è una persona che sta vivendo un momento, vi ripeto, troppo altalenante. Quindi un momento in cui si alternano in maniera però troppo repentina momenti di positività, momenti di forte negatività. Quindi è chiaro che in questo caso questa persona si sente particolarmente rattristata, diciamo, da questo continuo alternarsi di momenti di grande positività in cui magari lui può effettivamente tirare un sospiro di sollievo, a momenti invece di grande negatività, dove è come se questa persona ritornasse e facesse un passo indietro, cioè non riesce ad accettare positivamente i cambiamenti. Ovviamente, vi ripeto ragazzi, positivi e negativi, cioè la ruota gira per tutti. Tutti noi abbiamo vissuto, viviamo e vivremo momenti positivi e momenti negativi. Ma questa persona, vi ripeto, fa molta fatica ad accettare questa alternanza, cioè si sente molto sballottata questa persona da una situazione ad un'altra e vive male, vi ripeto, proprio inconsciamente, emotivamente male, i cambiamenti della sorte, che vi ripeto lo rattristano, perché sembra a volte che faccia passi avanti, ma poi purtroppo deve di nuovo fare dei passi indietro e questa cosa lo demoralizza. Ve l'avevo detto con il 4 di spade che probabilmente sta vivendo anche un momento, diciamo, un po' di spaesamento, ma anche pensare un po' pessimistico per quanto riguarda il futuro. Vi ripeto ragazzi, non il futuro per voi o con voi, ma la sua vita personale. Quindi è come se questa persona si lagnasse spesso, magari non con voi, ma ovviamente con se stesso, perché qui abbiamo un 4 di spade, quindi le spade rappresentano un mentale, vedete la solitudine, quindi questa persona pensa, ripensa, rimugina da solo, quindi molto probabilmente a voi non dice niente di tutte queste cose, di tutte queste situazioni e anche queste preoccupazioni o insoddisfazioni o frustrazioni, quindi si lagna praticamente in totale solitudine del percorso della propria esistenza, non accettando gli alti e i bassi o comunque, diciamo, concentrandosi solo, come ci suggerisce anche il 5 di coppe, sugli aspetti negativi. Vedete, con il 5 di coppe questa ragazza non vede le 2 coppe in piedi, ma nell'accezione negativa si concentra solo sulle 3 coppe che sono comunque cadute. Quindi è chiaro che in questo caso abbiamo comunque una visione abbastanza, vi ripeto, poco ottimistica del proprio percorso di vita, per cui questa persona vede, sottolinea solo gli aspetti negativi o quando le cose vanno male. È come se non si ricordasse quando le cose vanno bene o gli vanno bene. Non tende a sottolineare i momenti positivi, bensì tende a sottolineare i momenti negativi. E quindi ovviamente se ne lascia fagocitare. Cioè, questa persona in qualche modo fa fatica ad uscire da dei pensieri negativi che lui stesso si crea. Perché vi ripeto, tutti, comunque nel nostro percorso karmico, nel percorso karmico di ciascuno di noi, andiamo ad affrontare momenti positivi e momenti negativi. Ma questa persona si sofferma solo ad osservare anche nel passato, perché la ruota ci parla proprio di, ovviamente, passato, presente e futuro, quindi il tempo che scorre,
si ferma anche a sottolineare gli elementi negativi del passato. Quindi così poi è difficile apprendere dall'esperienza, perché questa persona nota solo gli aspetti negativi. Quindi in realtà, vi ripeto, questa è una persona che si è un po' persa, a mio avviso, in pensieri, lucubrazioni mentali che gli fanno solo male, perché poi in realtà è lui che sta male. È lui che magari deve fingere dinanzi a voi un atteggiamento forte, un atteggiamento coraggioso, per poi invece nel momento in cui è solo lasciarsi andare, vi ripeto, a tristi pensieri. Quindi non accetta, vi ripeto, gli alti e bassi della sorte e quindi poi mi va in ansia, quindi poi potrebbe somatizzare, quindi ecco perché abbiamo il 4 di spade. Quindi comunque una situazione di stanchezza, di fragilità psicofisica. Quindi è sicuramente una persona che sicuramente in questo momento ha delle preoccupazioni, assolutamente sì, ma perché obiettivamente è una persona che, vi ripeto, si lascia troppo fagocitare dai momenti negativi, in cui si blocca, perché la ruota ovviamente nel momento in cui gira verso la negatività poi tende chiaramente a bloccarsi, e quindi questa persona blocca che cosa? I cambiamenti, la progettualità. E questo che cosa comporta a sua volta? Il bloccare progettualità, eventi, momenti importanti e felici con voi. Un po' il gatto che si morde la coda, perché poi obiettivamente blocca momenti felici con voi e quindi è sempre più triste. E quindi di nuovo momenti negativi, la ruota si blocca e di conseguenza si blocca il cambiamento. Quindi in realtà questa persona dovrebbe intervenire per bloccare questa, diciamo, spirale negativa di pensieri. Ed anzi, nel momento in cui la situazione è negativa, non fermarsi, ma continuare a lottare, andare avanti, auspicare un cambiamento. Perché comunque è solo attraverso il cambiamento che dalla fase negativa si può passare alla fase positiva, ragazzi, solo attraverso un grande cambiamento. Quindi non deve lasciarsi bloccare, deve evitare questi momenti di stasi, le insicurezze, i momenti di confusione, di passività. Questa persona deve non opporre più resistenza al cambiamento, deve lasciarsi agire dal percorso karmico che anche a lui è destinato. Ma questa persona, vi ripeto, tende ad avere troppa paura di perdere quei piccoli benefici transitori a cui si attacca morbosamente. E di conseguenza è chiaro che tende a rallentare la situazione. La ruota di fortuna ci parla anche ovviamente di crisi in ambito familiare, quindi di scelte difficili, ma che anche in questo caso, vedete, lui rallenta, non riesce a fare. E quindi è come se a volte mancasse di rispetto ai vostri bisogni, ai bisogni che avete voi, in quanto comunque altra partner. Quindi è come se a volte, vi ripeto, mettesse un po' da parte voi e il vostro rapporto per concentrarsi su questa visione pessimistica e un po' direi spaventata della vita e del futuro. Quindi questa persona deve combattere contro le circostanze sfavorevoli e non deve lasciarsene influenzare. Quindi deve approfittare dei momenti di positività, assolutamente, prendere tutto quello che può e poi ovviamente cercare di andare avanti con solerzia nel momento in cui invece la situazione sembra ovviamente bloccarsi, cioè deve saper approfittare dei vari momenti, anche di quelli positivi. Ma vi ripeto, ogni tanto questa persona va in crisi, diventa pigra, diventa, non dico codarda, però, quindi evita l'azzardo, evita in qualche modo di tentare, di osare, e quindi tende un po' ad adagiarsi su determinate situazioni che però, vi ripeto, causano a loro volta uno stato di precarietà, di instabilità generalizzata ovviamente, perché chiaramente questa è la posizione economica, quindi per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto prettamente monetario. Quindi evidentemente questa persona ha vissuto, sta vivendo dei momenti in cui le entrate a volte sono ragguardevoli,
vi dicevo ad esempio questo lascito, questa donazione o anche questo prestito o questa nuova collaborazione professionale che comunque gli sta fruttando da un punto di vista economico, ma obiettivamente questa persona si è vista poi comunque diminuire notevolmente le proprie entrate con delle uscite magari anche superiori alle entrate. Ma ovviamente questo fa parte del gioco della vita. Quindi è chiaro che questa persona fa fatica, vi ripeto, anche proprio da un punto di vista economico, a sopportare gli alti e bassi della vita, quindi anche alla fluidità della consistenza economica di un nucleo familiare e di conseguenza se ne lascia influenzare da un punto di vista emotivo. Ma la carta della ruota, proprio come il 5 di coppe, rappresenta comunque qualcosa di transitorio, quindi non è una negatività che può andare avanti a lungo. Ecco perché vi dicevo, non è la carta della torre. Sono dei momenti negativi, sicuramente, che questa persona sta vivendo, ma che viviamo tutti. Quindi è chiaro che qui abbiamo anche un po' di difficoltà proprio da parte di questa persona di vivere appunto i momenti più critici della sua stessa vita. Una persona che, vi ripeto, tende a rimanere molto ancorata allo status quo e soprattutto al benessere economico materiale. Quindi non vi dico che questa è una persona particolarmente avida, ma sicuramente è una persona che non ama particolarmente le uscite economiche. Quindi è una persona che nel momento in cui si trova appunto in una situazione di grandi uscite da un punto di vista economico-finanziario tende un po' a disperarsi e a vedere ovviamente la situazione in maniera piuttosto negativa. È chiaro che però, vi ripeto, questa situazione fa male soltanto a lui, perché chiaramente, e ve lo posso confermare, è una situazione negativa che comunque andrà a cambiare, andrà a modificarsi per poi lasciare di nuovo spazio ad una, diciamo, momentanea fortuna, quindi a delle discrete entrate. Quindi è chiaro che questa situazione non andrà avanti per molto tempo, quindi voi ricomincerete poi a vedere di nuovo questa persona con il sorriso. Però attenzione ragazze, perché questa è una persona che tende, vi ripeto, ad alternare molto momenti di tranquillità, di spensieratezza e di leggerezza a momenti invece di crisi, di stasi, di stagnazione e ovviamente di preoccupazione. Però vi ripeto ragazze, qui non c'entra il rapporto con voi, qui sono delle problematiche economico-finanziarie, professionali e in particolar modo familiari, ma in particolar modo la famiglia di origine, che obiettivamente risulta particolarmente invadente, perché ragazzi sino ad ora l'altra compagna o comunque la persona che ha al suo fianco ufficialmente, moglie, convivente, fidanzata, non è mai uscita nelle carte, almeno sino ad ora. Quindi obiettivamente, evidentemente, lei non è il perno attorno a cui ruota il loro rapporto, ma evidentemente c'è una famiglia d'origine che invece qui viene diverse volte, che obiettivamente tende a vincolare i suoi movimenti, qualsiasi scelta e obiettivamente anche qualsiasi cambiamento. La famiglia di origine in questo caso potrebbe per esempio avversare la necessità che quest'uomo abbia di chiudere il rapporto con la compagna ufficiale, quindi potrebbero per esempio dargli dei consigli sbagliati, perché vi ripeto che la ruota di fortuna, anche in accezione negativa, ci può comunque parlare sicuramente, vi ripeto, di scelte difficili da compiere in famiglia, senza l'aiuto di un buon consiglio. Anzi, qui ci sono persone, ve lo dicevo con il 5 di coppe, dalle quali lui stesso si guarda, perché le reputa comunque persone nemiche e assolutamente non affidabili e non idonee a gestire comunque la sua vita privata e quindi soprattutto a conoscere dettagli, per esempio scottanti, del rapporto che questa persona possa avere in segreto con voi. D'accordo? Allora, vediamo invece in questa posizione le preoccupazioni generali, quindi di questa persona, cioè quali sono effettivamente le ansie primarie che ovviamente attanagliano questa persona al di là, vi ripeto, dell'ambito lavorativo, professionale, dell'ambito familiare e dell'ambito economico-finanziario. Allora, e qui abbiamo l'asso di bastoni. Allora,
io ve lo faccio vedere già direttamente in accezione negativa. Perché? L'asso di bastoni, ragazze, in accezione negativa ci parla di un soggetto della stesa o comunque dell'oggetto della stesa o anche di un consultante, nel caso in cui appunto, vi ripeto, la facciate per voi stessi, che obiettivamente si lascia particolarmente impensierire da delle appunto preoccupazioni, e vi ripeto, abbiamo visto che questa persona ce le ha, però vivendo la situazione con poca destrezza e con poca energia. Cioè, mentre in accezione positiva l'asso di bastoni ci parla di forza, ci parla di coraggio, ci parla di passione, di volontà di farcela, in accezione negativa abbiamo proprio tutto il contrario. Quindi crollo delle speranze, momenti di negatività e pessimismo, cosa vi ho detto fino ad ora, stanchezza anche fisica, malinconia, quindi questa persona vi pensa molto, necessità proprio di riposo, ve lo dicevo con il 4 di spade, quindi momenti di frustrazione, delle difficoltà, dei contrasti. Questa persona aveva degli obiettivi, perché l'asso ci parla di un nuovo inizio, che voleva vivere con coraggio, con forza, voleva concretizzare, ma ora vede molto ostacolato. Quindi vede una situazione un po' nebulosa, un po' incerta. Parliamo di bastoni, quindi parliamo di sentimento mescolato ad erotismo. Quindi questa persona aveva l'intenzionalità di chiudere con la compagna per iniziare un rapporto importante con voi. Ve lo posso confermare, ma in questo momento vede la situazione ancora un po' incerta. Vede ancora un po' annebbiato, diciamo così, il proprio futuro. Perché ovviamente questa persona sa che necessiterà ancora di sacrificio e probabilmente anche di aver commesso degli errori, di aver sbagliato in qualcosa. Quindi questa persona continua a volere un nuovo inizio con voi, sì, ma ovviamente in questo momento ritiene che le sue reali necessità ed esigenze non possano collimare con un nuovo inizio. Quindi in questo momento è come se ci fosse una sorta di conflitto di interesse tra quello che lui vuole realmente, quindi iniziare una nuova vita passionale, amorosa, erotico-sentimentale nuova con voi, e effettivamente delle problematiche pratiche, perché parliamo di bastoni, che in qualche modo lo legano ancora alla situazione del passato. Quindi non può iniziare appunto un nuovo percorso. È come se questa persona in questo momento, vi ripeto, vedesse il futuro con voi ancora probabile, possibile sicuramente, ma in qualche modo un po' troppo ostacolato e rallentato da delle situazioni pratiche che obiettivamente lui non aveva tenuto in conto. Ecco perché parliamo di errori, d'accordo? Inoltre voi sapete che l'asso di bastoni rappresenta proprio per, diciamo, definizione pratica l'organo riproduttivo maschile, di conseguenza rappresenta tra tutti gli arcani minori e maggiori quello che meglio si avvicina appunto alla forma fallica, d'accordo? Di conseguenza questa persona in questo momento, e ve lo ribadisco, deve di nuovo castrare a volte i propri desideri, che sono tanti, perché parliamo di un asso di bastoni, quindi questa persona ha voglia di vedervi, sta impazzendo letteralmente, ma sa che in questo momento deve contenersi. Quindi purtroppo anche, diciamo, l'erotismo viene in questo momento reso un po' sterile, reso in qualche modo fragile, a seguito proprio di, ovviamente, una situazione di difficoltà. A volte addirittura può parlare di impotenza, cioè questa persona nel momento in cui è distante da voi sente quasi di perdere parte della propria virilità, perché è voi che vuole, e stando lontano da voi, e più questa persona sta lontano da voi, più in qualche modo si sente sempre meno virile. Di conseguenza è chiaro che per lui è molto importante, soprattutto in questo momento, in qualche modo rifarsi vivo e potervi appunto ricontattare, perché qui effettivamente con questo asso c'è un'urgenza, direi, abbastanza impellente. Le carte degli assi ci parlano anche di notizie. Di conseguenza questa persona potrebbe aver ricevuto
una cattiva notizia. Vi ripeto, probabilmente parlando di bastoni in ambito professionale. Quindi, come vi dicevo appunto poco fa, quel grande progetto, quel nuovo posto di lavoro, quelle entrate economiche che caratterizzavano gli scorsi giorni, le scorse settimane, potrebbero in qualche modo essersi ridimensionate o comunque notare delle enormi difficoltà che potrebbero creare al vostro rapporto. Quindi c'è una progettualità che purtroppo in qualche modo viene un po' bloccata, rallentata, e questa cosa chiaramente non lo fa stare bene e lo preoccupa. Vi ripeto, soprattutto da un punto di vista appunto erotico, da un punto di vista fisico, per quanto riguarda anche il soddisfacimento ovviamente e l'appagamento erotico sessuale appunto della sua vita, dei suoi desideri, delle sue fantasie, della sua immaginazione. D'accordo? Quindi sicuramente è un periodo abbastanza impegnativo, per cui potrebbe addirittura aver ricevuto una cattiva notizia. Vediamo in questa posizione però, posizione ovviamente finale, la sorpresa, cioè quello che ovviamente vi aspetta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o comunque ragazzi nelle tempistiche identificate dall'arcano, che cosa appunto vi aspetta con questa persona. Allora, e qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, questa persona vi chiamerà. L'8 di bastoni, assieme ai fanti, rappresentano ovviamente le carte che ci rimandano alla comunicazione. Saranno comunicazioni, vedete, anche molto veloci. Quindi questa persona cercherà proprio di cogliere al volo una situazione che chiaramente porterà beneficio alla vostra storia, al vostro vedervi o comunque sentirvi. L'8 di bastoni ci parla di tanta comunicazione, tanti messaggi, quindi movimenti, vedete, veloci, azioni vere e proprie, sorprese appunto, perché è proprio la carta della sorpresa, delle notizie, delle nuove proposte. E l'8 di bastoni, vedete, ci parla anche di una situazione in movimento, quindi cambiamenti o comunque viaggi e spostamenti, cioè questa persona potrebbe appunto dover compiere un viaggio o uno spostamento per in qualche modo arrivare direttamente a voi. L'8 di bastoni è una carta molto bella, vi ripeto, perché rappresenta proprio le comunicazioni, le trasformazioni. Quindi il progresso, un momento di svolta importante che avverrà grazie ad una presa di posizione in particolar modo dialogica che vi permetterà di organizzarvi, di mettervi in qualche modo d'accordo e che ridarà finalmente buone speranze per il futuro. Ci parla di un momento, vi ripeto, ricreativo, un momento vissuto assieme, di svago, un momento in cui starete bene insieme, un incontro molto bello, un incontro che, come ci suggerisce l'8 di bastoni, potrebbe ovviamente essere vissuto in solitaria, cioè soltanto voi e lui, in un ambiente anche, perché no, campestre, in un ambiente boschivo, piuttosto che un weekend in montagna insieme, quindi a stretto contatto con la natura. Ma vi ripeto, rappresenta eventi in tempi brevissimi. Quindi sicuramente aspettatevi da parte di questa persona delle iniziative favorevoli, anche vi ripeto delle sorprese, quindi qualcosa di improvviso e di imprevisto che voi non vi sareste ovviamente aspettate, che porteranno concretezza alla vostra storia. Vi ripeto, questa persona in qualche modo agirà in maniera rapida e molto positiva, proprio per in qualche modo apportare una positività importante al vostro rapporto. L'8 di bastone ci parla anche di una dichiarazione d'amore o addirittura progetti che in qualche modo questa persona vi paleserà. Potrebbero essere dei progetti appunto di matrimonio, di convivenza ovviamente con voi, cioè potrebbe proprio parlarvi della necessità di chiudere il rapporto con l'altra persona e comunque iniziare qualcosa con voi. Quindi tutto va a cambiare per il meglio. D'accordo? Quindi tutte le difficoltà, vedete, verranno superate. Non ci sono più barriere, non ci sono più ostacoli. Questa persona non se ne farà più in qualche modo bloccare. Non ci saranno più contrarietà, non ci saranno più rimorsi, non ci saranno più ostacoli. Quindi non ci saranno più familiari ingombranti che in qualche modo mettono becco in situazioni che a loro non dovrebbero interessare. Per quanto riguarda le tempistiche, vi ripeto, l'8 di bastoni ci parla di comunicazioni a veramente
breve tempo, quindi entro pochissimi giorni, o comunque come tutte le ultime carte numerali di bastoni, 7, 8, 9, 10 di bastoni, entro diciamo il 20 o 30 del mese. Quindi chiaramente ci siamo. Ovviamente entro pochissimi giorni questa persona vi scriverà, vi chiamerà. D'accordo? O al massimo entro, vi ripeto, una ventina di giorni. O comunque, nel caso in cui voi andiate a vedere questo video, per esempio, nei primi giorni di aprile, entro appunto il 20 o il 30 del mese di aprile. D'accordo? O comunque entro una ventina di giorni. Ma obiettivamente queste sono date massime, perché l'8 di bastoni ci parla generalmente, ovviamente, di comunicazioni entro pochissimi giorni, quindi una manciata di giorni. Oltretutto, ovviamente, ci siamo già nel periodo appunto del 20 o 30 del mese, in questo caso di marzo. D'accordo? Quindi aspettatevi proprio delle comunicazioni molto belle da parte di questa persona e ovviamente un incontro. Questa persona correrà appunto incontro a voi, mettendo da parte questo momento di negatività. Però obiettivamente, ragazzi, qui ci sono effettivamente delle preoccupazioni, ma come vi dicevo con la ruota di fortuna, questa persona obiettivamente è primariamente causa di questi momenti di rallentamento, cioè fa fatica in qualche modo a, diciamo, vivere in maniera, se non altro, costruttiva e intelligente, diciamo, dei momenti di negatività. E quindi si lascia in qualche modo appunto inserire in un loop di negatività, bloccando la situazione. Quindi dovrebbe cercare lui primariamente di sbloccare al meglio la situazione. Ma qui lo sblocco sicuramente c'è e vi arriveranno ovviamente delle notizie anche direi decisamente inaspettate entro pochissimi giorni. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, tenete duro e ovviamente buona fortuna.